Per questo progetto si possono utilizzare vari filati di cotone, anche avanzi che abbiamo, e unirli insieme per creare un centro tavola. E utilizzerò il cotone a 3 capi in modo da avere una certa grossezza per poterlo utilizzare con l'uncinetto 5 e 5. Inizierò il mio progetto con un cerchio magico.
si va avanti così con la solita tecnica: 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte e 3 catenelle per fare l'angolo e così via, e si va avanti così con quanti colori vogliamo. Vediamo come realizzare il punto nodo partendo dall'angolo. Quindi io comincerò dall'angolo, da un angolo qualsiasi, e andrò a realizzare 6 maglie catenella. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 maglie catenella. A questo punto sono 4 di altezza e 2 di separazione, 6 in tutto. Vado a girare intorno all'uncinetto 2 volte il filo come per una doppia maglia alta. Andrò a inserire l'uncinetto nel primo buchino disponibile e farò il primo accenno di doppia maglia alta, quindi passo il filo una volta, poi riprendo il filo, entro nel secondo buchino. Ovviamente questa codina me la lavorerò insieme al lavoro in modo da fermarla. Passo il filo nel secondo buchino disponibile e passo una sola volta e lascio ogni volta queste maglie in attesa. Quindi un'altra volta e quindi un'altra volta. Questa volta vado direttamente nel buchino e sono 4 in tutto. Quindi avrò 4 maglie in attesa e 2 maglie sull'uncinetto, 6 maglie in tutto. Quindi passerò il filo tutte insieme nelle 4 in attesa. Mi ritrovo 3 maglie e le passo prima 2 e poi 2. A questo punto ho fatto la base del mio punto. Ora qui intorno devo fare il nodo. Quindi passo il filo sull'uncinetto, entro dentro al buchino a cavalcioni della stanghetta, riprendo il filo, rientro dentro e sono 2, riprendo il filo, rientro dentro e sono 3, riprendo il filo, rientro dentro e sono 4. Quindi avrò tutte queste maglie da prendere insieme e l'ultima che me la lascerò separata. Quindi passo da dentro a tutte queste maglie e esco fuori con una maglia sola e me ne rimangono 2 sull'uncinetto da finire in un ultimo passaggio. Ecco qua, e ho finito il primo nodo. Adesso per separare questo punto dal prossimo io realizzerò 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Ora sono pronta per fare il prossimo punto nodo. Quindi all'estremità dell'angolo ci saranno solo 2 catenelle di separazione, invece tra nodo e nodo ce ne saranno 3, perché poi io qui dovrò rifare un'altra stanghetta e un'altre 6 catenelle per finire il giro e richiudermi qui. Quindi terminerò
e inizierò con 2 catenelle di separazione più questo per alzarmi 4 catenelle e per finire una doppia maglia alta. Quindi andiamo a vedere come fare il prossimo nodo. Quindi adesso ripercorrerò tutto il perimetro facendo tutti i nodi uguali a questo. Il primo punto dove devo rientrare per fare il successivo è sempre la prima maglia delle 3 maglie di base granny. Quindi entrerò sempre qui e rifarò sempre l'accenno dell'inizio della maglia doppia alta. Quindi poi la seconda, la terza e la quarta direttamente nel buchino. A questo punto mi passo tutte e 4 le maglie insieme e avrò 3 maglie sull'uncinetto. Passerò le 2 e mi sono costruita la base del nodo. A questo punto devo passare intorno a questa stanchettina tutte queste maglie per costruire il nodo. Quindi farò 1, 2, 3 e 4. Mi lascio in fondo l'ultima e le ultime 2 insieme e ho costruito il secondo nodo. Adesso ora poi taglierò queste 2 codine perché sono già state fermate. Adesso farò quindi 3 catenelle e continuo così fino all'altro angolo. Quindi quando arriviamo all'ultimo nodo, che abbraccia l'ultima maglia granny, faremo 2 catenelle, quindi 1 e 2 e una doppia maglia alta in modo da fare la maglia analoga a quelle 4 catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Quindi facciamo una doppia maglia alta entrando nell'angolo, quindi 1, 2 e 3 passaggi. Questa è la doppia maglia alta. Poi facciamo 6 catenelle, 1, 2, 6 e un'altra doppia maglia alta, dove? Sempre nell'angolo, da dove sono partita. Quindi un passaggio, 2 passaggi e 3 passaggi. Quindi queste 2 maglie a doppie maglie alte fanno l'angolo. Questa è la corrispettiva di questa, poi farò 2 catenelle perché sono vicino all'angolo, quindi 1, 2 e ricomincerò da questo punto esattamente come prima, quindi 1, 2, 3, 4, la base del nodo e così via. Vediamo ora come realizzare la maglia doppia alta intervallata da un buchino. Mi alzo di 4 catenelle, una catenella di separazione, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, mi passo 2 volte, passo 2 volte e così.
faccio una maglia di separazione, salto una maglia e vado nella successiva, passo 2 fili, passo 2 fili, passo 2 fili e una maglia di separazione. Passo 2 volte la maglia sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, passo 2 fili, passo 2 fili, passo 2 fili e una maglia di separazione. Questo è, diciamo, la maglia alta doppia con una catenella di separazione. Vediamo tecnicamente come realizzare la maglia alta. Quindi ci si alza di 3 catenelle, si prende il filo sull'uncinetto, si va nella prima maglia disponibile, si passano 2 maglie e poi si passano 2 maglie, quindi si prende la maglia sull'uncinetto, si va nella prossima maglia disponibile e si procede così. Questa è la maglia alta. Andiamo ora a vedere tecnicamente come fare la mezza maglia alta. Ci si alza di 2 catenelle, si prende la maglia sull'uncinetto, si va nella prima disponibile e in un solo passaggio si passano tutte e 3 le maglie. Si prende la maglia all'uncinetto, si va nella prima disponibile, si prende il filo, ho 3 maglie sull'uncinetto che passo tutte insieme. Questa è la mezza maglia alta. Quando si rifinisce il giro del nodo, si va nel buchino e se ne fanno 2. Se ne fa una centrale sul nodo e 2 nel buchino, così le maglie ritornano a essere lo stesso numero della base. L'angolo, come abbiamo visto, sarà una fila di catenelle, 6 per l'esattezza, che poi verranno contornate da 3 mezze maglie alte, 3 catenelle che formano l'angolo esattamente come la maglia granny e poi 3 mezze maglie alte. In questa maniera formerò il piccolo angolo che mi riproporrò ugualmente anche con la maglia alta, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte nel buchino dell'angolo e così farò tutti gli angoli tranne la maglia doppia alta che sarà fatta da 5 catenelle, quindi 5 catenelle e poi una maglia alta doppia, in maniera che l'angolo possa sempre essere più grande dello spazio usuale del lato del quadrato.